In questo video vi mostrerò un pedale che vi lascerà senza parole. Questo pedale è il sogno di ogni chitarrista. Ciao e ben ritrovati sul mio canale, io sono Vito Assone e oggi andiamo a conoscere un pedale che sono certo vi sorprenderà. È un pedale unico, direi, che io sappia al momento non c'è nulla di simile a questo pedale. Si chiama Stratus ed è realizzato dalla Chaos Audio. In realtà non conoscevo questo team di lavoro, questo pedale, ma quando mi hanno chiesto di collaborare sono andato a conoscere un po' l'azienda e questo pedale e sono rimasto veramente sorpreso da tutto quello che possiamo fare con questo pedale. Vi invito a guardare il video fino alla fine perché vi mostrerò quanto è utile e interessante questo pedale. Se vi piace quello che faccio, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Supportate i video con i mi piaci, con gli hype, lasciandomi un commento. Questo è importante per i miei video e per il canale perché mi permette di continuare a realizzare altri video. Se poi volete sostenere attivamente i miei video, potete farlo attraverso l'abbonamento mensile qui su YouTube o sulla mia pagina Patreon, dove trovate contenuti esclusivi dedicati ai miei iscritti. Eccolo qui, Stratus della Chaos Audio. Può sembrare un semplice pedale per chitarra, ma in realtà al suo interno nasconde tante funzionalità molto interessanti e soprattutto utili per noi chitarristi. È in metallo, costruito abbastanza bene, viene alimentato con la 9 volt o con USB. Grazie alla tecnologia ideata da Chaos Audio, questo pedale può essere l'effetto che noi desideriamo. Infatti attraverso un'app possiamo scegliere di usarlo come un overdrive, come un delay, come un riverbero, come un distorsore, come un chorus e ci sono tantissimi effetti tra cui scegliere. E non solo, questo pedale ha 3 modalità che ci permettono di affrontare diversi contesti musicali ed esigenze musicali. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo queste 3 modalità. La prima modalità è la modalità Stomp Box. In pratica, oltre a poter utilizzare il pedale come un singolo effetto, possiamo caricare fino a 7 effetti e quindi selezionare l'effetto che desideriamo e utilizzare quell'effetto. È come avere sotto i nostri piedi 7 effetti disponibili che andiamo a selezionare sul pedale e li utilizziamo. Ad esempio possiamo utilizzarlo singolarmente oppure possiamo inserirlo in una pedaliera fatta di altri effetti dove andiamo a utilizzare questo Stratus come o un singolo pedale di effetti oppure selezionando l'effetto che desideriamo, con il vantaggio di avere nello spazio di un singolo pedale molti più effetti ed evitiamo di fare tanti collegamenti. E non abbiamo parlato delle sue sonorità. Vi anticipo che ha un gran bel suono. Può sembrare difficile pensare che un pedale con solo 2 pulsanti può svolgere tante funzioni, ma vi garantisco che il team della Chaos Audio ha fatto veramente un lavoro eccezionale e ha impostato tutto in modo da rendere facilissimo e semplicissimo gestire ogni cosa.
Bene, ho collegato lo Stratus e ho scaricato l'applicazione. Poi è consigliabile subito aggiornare il firmware, così abbiamo tutte le funzionalità aggiornate e lo si fa attraverso un software dedicato. Nella schermata dell'app abbiamo la possibilità nella sezione Tone Shop di scegliere tra tanti pedali disponibili, quindi un po' tutte le sezioni dei vari pedali. Molti sono gratuiti e alcuni sono a pagamento, ma considerando il loro costo, alla fine è sempre conveniente. Una volta scelto il pedale, lo possiamo selezionare. Quindi una volta scaricati e installati, troviamo gli effetti che abbiamo scelto nella sezione libreria. Da qui possiamo richiamarli appunto per creare il nostro rig di pedali o richiamare un singolo pedale. In un'altra sezione dell'app abbiamo altre funzioni utili, come ad esempio la gestione del MIDI o anche gestire l'account, cambiare le modalità del pedale. C'è anche una community dove è possibile rendere disponibili appunto dei preset che possiamo scaricare e utilizzare tranquillamente sulla nostra app, quindi è anche divertente, bello trovare altri preset già pronti di altre persone oppure condividere i propri preset. Attraverso il multinob io posso premere e selezionare i vari pedali e attivarli, come in questo caso, disattivato, attivato. Ora accendo questo pedale che un po' si rifà a un Bogner. Quindi abbiamo solamente il preamplificatore con la simulazione di cassa. Abbiamo due modalità, una più leggera appunto per alleggerire la CPU e l'altra con cabinet spento e una versione più completa. Le luci che sono indicate sul pedale ci dicono appunto quanti slot abbiamo occupato con ogni pedale. Possiamo inserire fino a 7 pedali e ogni pedale è rappresentato da una luce. Premendo il multinob queste luci si spostano e ci dicono se il pedale è acceso o spento. Quindi ora sono sul compressore che è il primo nella catena e lo attivo. Poi vado al pedale successivo, che è un overdrive, e lo attivo. Qui ho un chorus, ritorniamo ok all'amplificatore. Abbiamo anche qui un delay che è attivo, già. Accendiamo il chorus. Quindi in questo modo io ho l'intero rig di pedali a mia disposizione che posso andare a selezionare appunto dal multinob, quindi premendo il multinob lo possiamo fare anche direttamente col piede e accendendo e spegnendo ogni pedale e possiamo escludere l'applicazione del telefono, quindi possiamo fare tutto col nostro pedale. Una volta scelto gli effetti e fatto le nostre regolazioni non abbiamo più bisogno dell'applicazione, possiamo utilizzare il pedale da solo. Altra modalità molto interessante è la modalità preset. In questa modalità sempre abbiamo a disposizione 7 slot dove possiamo memorizzare invece di un singolo pedale una catena di effetti. Quindi è come avere 7 catene di effetti o 7 pedaliere che possiamo richiamare con questo pedale. Passiamo alla modalità preset in questo modo, in modo molto facile. Teniamo premuto per qualche secondo il multinob. Bene, adesso siamo nella modalità preset, infatti anche da questa videata dell'app vediamo che la modalità è quella preset. In questa modalità abbiamo la possibilità di creare un vero e proprio rig di effetti, quindi un'intera catena di effetti che possiamo attivare o disattivare direttamente dal foot switch. In questa modalità le luci indicano quanti preset ho impegnato. Possiamo memorizzare fino a 7 preset sul pedale
e li possiamo richiamare nello stesso modo degli Stomp Box. Quindi la differenza sta che nella modalità Stomp Box andiamo ad attivare e a selezionare un singolo pedale della catena, quindi abbiamo una sola catena di effetti e andiamo ad attivare un singolo pedale di ogni posizione. Mentre nella modalità preset abbiamo 7 preset che possiamo memorizzare, quindi ogni preset è fatto da una catena di effetti. Ogni catena, ogni preset viene attivato e disattivato dal foot switch e viene selezionato premendo il multinob. Quindi passiamo in questo caso tra 3 preset e li possiamo attivare o disattivare. Altra modalità, questo pedale lo possiamo utilizzare come un looper, infatti permette di registrare fino a 5 minuti con overdub illimitati. Attraverso i vari colori andiamo ad attivare il looper, l'overdub e il play. Tenendo premuto andiamo a cancellare la registrazione. Io in questo caso ho messo lo Stratus in loop con la mia Boss GT1000 dove ho acceso un Fender Deluxe, quindi suono solo dell'ampli, accendiamo il pedale, veramente bello. Prendiamo quest'altro, Daily Driver, suono pulito, accendiamo il pedale, questo è fantastico, questo ha veramente un bel colore, una bella sonorità. Ogni pedale ha delle proprie caratteristiche e delle modalità diverse. Attraverso la scheda che troviamo sempre nel Tone Shop per ogni pedale possiamo conoscere le caratteristiche, magari qualche pedale si rifà anche a qualche modello famoso e capire come utilizzarlo al meglio. Ad esempio questo è un pedale, lo Space Dust, che si rifà a un DOT Preamp 250. Proviamolo. Poi è molto interessante anche questa funzione di regolare appunto il mix, quindi andiamo a regolare la quantità di effetto rispetto al suono dry. Oltre a poter utilizzare il pedale in modo materiale, quindi realmente, abbiamo a disposizione, acquistando il pedale, anche la versione VST degli effetti, che sono identici a quelli utilizzati sul pedale. Io ho fatto delle prove e suonano in maniera identica, quindi abbiamo questo vantaggio di avere anche i plugin che possiamo utilizzare durante le nostre produzioni direttamente all'interno del nostro programma. E se le caratteristiche viste finora non vi hanno ancora convinto ad avere un pedale come questo nella vostra strumentazione, la funzione che vi mostrerò ora vi convincerà in modo definitivo. Di recente il team della Chaos Audio ha realizzato un'implementazione che attraverso l'intelligenza artificiale permette di realizzare un pedale da zero. Quindi noi andiamo a descrivere su un prompt quello che desideriamo, come vogliamo il pedale, le sonorità che il pedale deve suonare,
e l'intelligenza artificiale andrà a crearlo da zero per noi. E questa, devo dire, è una cosa grandiosa perché ci offre nuove opportunità e nuove sonorità. Quindi potete immaginare quanto può essere utile avere un pedale come questo e utilizzarlo in vari contesti. Il team della Chaos Audio è continuamente al lavoro per migliorare e offrire sempre ulteriori funzioni a questo pedale. Io ad esempio ho provato a realizzare un pedale synth, quindi un pedale che ha un suono quasi da sintetizzatore, e devo dire che il risultato è eccezionale. Questo video vorrei che arrivasse a tanti chitarristi e musicisti, perché un pedale come questo non può essere non conosciuto e non mi stanno pagando per dire questa cosa. Quindi se avete amici chitarristi o amici degli amici chitarristi, condividete questo video. Perché comprare un pedale come questo? Allora, secondo me, in primis suona bene, a me piace veramente come suona, gli overdrive mi sono piaciuti tantissimo, anche gli effetti di ambiente. Ma poi abbiamo visto nel video le tantissime caratteristiche, le tante funzioni che questo pedale ha, quindi risulta utile in tanti contesti. Ad esempio, dobbiamo andare a suonare, non abbiamo bisogno di tanti suoni, di tanti effetti. Prendiamo lo Stratus, memorizziamo 2-3 suoni e andiamo a suonare con la massima comodità. Oppure abbiamo bisogno all'interno di una pedaliera più ampia di un effetto specifico, non c'è bisogno di comprare un altro pedale, non c'è bisogno di collegare tanti altri cavi, prendiamo lo Stratus, selezioniamo l'effetto che desideriamo e lo utilizziamo con quell'effetto. E poi con l'ultimo aggiornamento che ci permette di utilizzare l'intelligenza artificiale abbiamo veramente un mondo di sonorità a nostra disposizione. Se siete interessati ad acquistare questo pedale trovate il link qui sotto in descrizione. Bene, spero che questo Stratus vi sia piaciuto, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere se conoscevate già questo pedale o se anche per voi è stata la prima volta. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine e noi ci vediamo prossimamente con altre novità. Ciao!